Ciao, in questo video proverò che la Luna è un riflesso della Terra. In secondo luogo, viviamo su una palla gigantesca. Sono giunto a questa conclusione assumendo che la Terra è racchiusa in una grande sfera di plasma riflettente. Pensaci. Creiamo un modello di palla al plasma. Mettiamo il signor X all'interno. Il signor X sta guardando se stesso. Facciamo girare il signor X. Questo è quello che sta vedendo. Mettiamo la fonte di luce sul signor X. Ora acceleriamo la Luna e mettiamola accanto al signor X. Ma ora ho un problema. Dovevo accelerare la Luna. Ecco le fasi lunari di un mese. E qui per un anno. Conclusione. La luce ha bisogno di 30 giorni per girare intorno alla Luna e ci vogliono solo 24 ore per girare intorno al signor X. Se la Luna è il riflesso del signor X, come può essere diverso? Chiediamo al signor Einstein. È tutta una questione della teoria della dilatazione del tempo. Dammi un minuto per spiegartelo. Hai un orologio luminoso con due specchi e il raggio di luce rimbalza tra gli specchi. Prendiamo due orologi luminosi, uno in piedi sulla Terra e il secondo lo metti su un'astronave. Quando l'astronave inizia a volare, il raggio di luce dovrà attraversare la distanza dove vola l'astronave. Quindi impiegherà più tempo il fascio di luce a passare da uno specchio all'altro. Più veloce è l'astronave, più a lungo ci vorrà e quindi il tempo rallenterà rispetto all'orologio sulla Terra. Qui vedi un'immagine al computer. La palla rossa sta andando più veloce, ma il tempo sta rallentando. Qui vediamo il signor X girare e vediamo come la sua immagine gira più velocemente perché è all'esterno del cerchio. Il signor X è all'interno. A sinistra vediamo il signor X in tempo reale. Sul lato destro vediamo l'immagine speculare che rallenta a causa della dilatazione del tempo. Il signor X vede se stesso al rallentatore, a sinistra la Terra, a destra la Luna. Se il riflesso della Terra è 30 volte più lento della Terra stessa, ciò significa che la Terra ha 5 miliardi di anni. Stiamo guardando l'immagine della Terra di 170 milioni di anni fa. La vita è già iniziata? Quindi, se prendi un telescopio e guardi la Luna, probabilmente non vedrai nessun essere umano in giro adesso. Ti dimostrerò che stiamo vivendo su una palla più grande. Se il signor X si chiedesse, «Ehi, vedo sempre davanti la mia faccia, come apparirebbe la parte posteriore della mia testa? È possibile vederla?» Io direi di sì, ma dobbiamo fare un trucco qui. Metterò una mosca sulla nuca del signor X. Cosa vedrebbe la mosca? Vedrebbe gli stessi leggeri movimenti di luce, ma da dietro. Quindi prendiamo la piccola Terra, prendiamo gli Stati Uniti,
Supponiamo che gli Stati Uniti siano la parte anteriore del signor X. Poi andiamo dalla parte opposta della Terra, dove abbiamo l'Europa, che sarebbe il lato della mosca. Quindi, cosa vedrebbero gli Stati Uniti come loro riflesso? Vedrebbero questo. E cosa vedrebbe l'Europa come suo riflesso? Vedrebbero questo. Vedrebbero stanze diverse, ma tutti vedono la stessa luna. Quindi dobbiamo essere tutti dalla stessa parte. Ma adesso ci troviamo di fronte ad un problema ancora più grande, perché se la luna è il nostro riflesso e siamo tutti dalla stessa parte, tutti nello stesso momento al buio o di giorno, per capire questo dobbiamo mettere il Sole nell'equazione. Che cos'è il Sole? Per questo farò un'ipotesi. Non devi essere d'accordo, ma in realtà non fa differenza per il resto della teoria. Quindi, hai la palla al plasma scaldata da una fonte esterna. La palla si riscalda e forma una vescica, una bolla di plasma riscaldata che bolle e gira intorno e spara brillamenti solari. Così il signor X è seduto nella palla di plasma che gira e vedrà il Sole. La prima volta guarderà dritto nel Sole. Questo risulterà in questa immagine. Il signor X non può vedere la sua immagine speculare, sta guardando dritto verso il Sole, ma il signor X vedrà il Sole una seconda volta. Il momento in cui è con le spalle al Sole, vedrà il riflesso del Sole nella cintura di plasma. Quindi il signor X vedrà questa immagine. Se creo un'animazione, questo è il risultato. Ora, se il signor X pensa di guardare la Luna, lui pensa, guarda, il Sole gira intorno alla Luna, oppure la Luna gira intorno al Sole. Oppure, se il signor X si rende conto che sta guardando la sua immagine speculare, pensa, guarda, il Sole sta girando intorno a me, sbagliato di nuovo. Ora analizzerò questa immagine. Ho fatto un piccolo esperimento con filmati reali. Ho un riflettore. Ho il signor X di fronte e uno specchio dietro. Quando filmi, dal punto di vista del signor X, il tuo riflesso è in totale oscurità a causa della controluce. Ma quando guardi di fronte, il viso sta effettivamente ricevendo luce. Quando uso una ciotola, puoi vederlo meglio, il riflesso della luce. Il riflesso della ciotola stessa, così vedi che la palla riceve la luce dal riflesso dello specchio. Quello che sto cercando di dire qui è che il riflesso del signor X è nell'oscurità, ma lo stesso signor X non è nell'oscurità. Quindi, quando vedi il riflesso della Terra diventare nero, è a causa della controluce. Questo non significa che non ci sia luce splendente sulla Terra presa dalla Luna. Così, il signor X riceve la luce due volte. Una volta dalla parte anteriore, quando guarda la luce, e la seconda volta quando la luce è riflessa nella palla di plasma. Questo si traduce in questo modello. Guarda il piccolo cratere in movimento.
Perché ho messo un cratere nella palla? Stavo osservando la superficie della Luna e pensavo, impatti di meteoriti? Assolutamente no. Questo è più simile, ma poi hai bisogno di aria. Un altro motivo per rifiutare l'idea che la Luna sia una roccia nello spazio. Quindi prendiamo una bolla d'aria e confrontiamola con i crateri lunari. Rendiamo di nuovo questa bolla d'aria, sostituiamola con la mappa della Terra piatta, mettiamoci un po' d'acqua. Vedi che il polo nord è l'occhio del vortice. Mettiamola in una palla più grande, così vedi la bassa e l'alta marea. Ora finiamo con questo. Abbiamo una Terra più grande, un piccolo cratere e due soli. Ma abbiamo ancora un problema. Se guardi con attenzione, vedi che una parte del cratere è in costante oscurità. Torniamo sulla Luna. Qui vedi le immagini della Luna, ma la Luna è stabilizzata. Qui vedi il film non stabilizzato. Puoi vedere che la Terra sta oscillando, va su e giù, su e giù. Quindi torniamo al signor X. Il signor X gira intorno, ma sta anche andando su e giù. Il Sole è sotto e sopra di lui, sotto di lui, sopra di lui. Ora vedi che il Sole è sopra il cratere, il lato superiore del cratere è oscurato. Ora, il Sole è sotto il cratere e il punto basso del cratere è nell'oscurità. Qui vedi l'immagine totale. Supponiamo che un drone sia sospeso sopra il cratere. Starebbe vedendo questo. Ora guarda il lato superiore del cratere. Oscurità, luce. Sull'altra parte inferiore, luce, oscurità. Così una parte della nostra biosfera riceve la luce del giorno dal sole riflesso e dalle altre parti della biosfera. Sta ricevendo la luce del sole dal vero sole. Quindi, cosa sarebbero l'inverno e l'estate? Io penso che la Luna stia facendo 3 movimenti. Rotea, traballa e penso che il terzo movimento è che si muove leggermente dalla sua posizione. Per essere assolutamente sicuri bisogna studiare la Luna per 34 anni per avere un anno in tempo reale. Qui sposto la Terra più vicino al Sole, da una parte e ora dall'altra. Inverno da una parte e estate dall'altra e viceversa. Ecco l'animazione finale. Invece di far oscillare la Terra, avevo una luce più alta e una luce più bassa, che avrebbero dato lo stesso effetto. Ora abbiamo l'ultima domanda. Dove è situata esattamente la Terra sulla Luna? Per esaminare questo ho preso un movimento della Luna e ho acceso il lato oscuro. Così posso controllare il movimento. Ora posso disegnare 2 linee in cui la Terra si muove, il basso e l'alto. Guarda la macchia nera a destra. Ora posso mettere la linea rossa tra le linee blu, in modo che ci sia l'asse.
su cui i crateri si stanno spostando dal buio alla luce. Solo su questo asse ci sono crateri con il giorno e la notte di 12 ore. Così a sinistra si vede la macchia bianca, che è il cratere Copernico. Sul lato destro si vede una macchia nera che si chiama Mare Crisium. Prendiamo la mappa e ingrandiamo a sinistra. Sulla sinistra vedi il cratere Copernico e sulla destra il Mare Crisium. Ora bisogna disegnare un asse tra questi due. Quindi ingrandiamo e cerchiamo pianeti. Ops, che cos'è quello? Esattamente nel luogo in cui stavo cercando dei crateri. Quella potrebbe essere la Terra. Vedi questo cos'è? All'inizio pensavo bene che fossero insabbiamento, ma ora quando l'ho guardato la seconda volta vedo che le ombre stanno effettivamente cambiando. Vedi? Ombra a destra, ombra a sinistra, ombra a destra, guarda il più piccolo. Stiamo vivendo in un buco grande o piccolo? Non sono sicuro. Il tempo lo dimostrerà. Questo è tutto. Ora che puoi rifiutare l'idea della palla di plasma o la puoi accettare. Se la accetti ti sveglierai su una terra più grande. Se la rifiuti puoi continuare a sognare lo spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'azienda del nuovo ordine mondiale. È una missione continua per inventare nuovi mondi, per distruggere le nostre vite e le nostre civiltà, per vendere più vite di chiunque altro abbia fatto prima.